Soltanto pochi anni fa erano tanti i dubbi nei confronti delle aste online. I puristi dell'arte non riconoscevano questo sistema ed erano scettici nei confronti di un mercato online o della possibilità di acquistare arte grazie a internet. Soprattutto per quello che era, ed in parte ancora, il mondo classico delle case d'asta, pensiamo a Sotheby's o a Christie's, che da secoli rappresentano l'intero mercato tradizionale dell'arte. E invece, oggi, gli ultimi report smentiscono questa cosa, rappresentando il mondo del mercato d'arte online pari all'8% di quello globale, quindi 4,2 miliardi di dollari. Questo lo dice l'ultimo report di Hiscox, dove è evidente che il mercato dell'online stia in qualche modo avanzando, con una crescita costante a dispetto di quello tradizionale e che in qualche modo porta innovazione, nuovi flussi, nuovi collezionisti e nuove modalità di acquisto delle opere d'arte. Ma se questo riguarda prevalentemente il mercato online, oggi si inizia a parlare anche di mercato di criptovalute, ossia di nuovi mercati finanziari basati su criptomonete. Pensiamo alla prima asta in Bitcoin, tenuta nel 2017 per la prima volta in Italia, a Torino, per volere di Vanessa e Claudio Carioggia, fondatori della casa d'aste Sant'Agostino, che hanno permesso all'interno della loro asta di poter pagare con Bitcoin. Il risultato è stato veramente interessante perché l'asta ha totalizzato 1,2 milioni, pari all'85% di venduto, con 7% di pagamenti in criptovaluta. Il risultato è di assoluto interesse perché, seppure minimo, è avvenuto in un momento storico molto particolare, dove queste criptomonete non sono comunque regolamentate o comunque stanno avviando un percorso di riconoscimento globale, e l'Italia è stata protagonista in questo. A livello internazionale comunque vi è l'attenzione sull'argomento, tanto che Paddle8, dopo la fusione con la società Denati, società svizzera di tecnologia, aveva dichiarato e creato Paddle8 Lab, il primo laboratorio dedicato all'innovazione applicata al mondo dell'arte, citando la possibilità di un'asta in criptomonete. L'asta era prevista il 18 agosto 2018, tuttavia a oggi non risultano ancora informazioni attendibili sulla venuta esecuzione o sui risultati ottenuti. A prescindere da questo, la cosa più interessante è che si parli comunque dell'applicazione concreta delle criptomonete in un mercato tradizionale, che è quello delle aste, siano esse online o fisicamente. Vi è quindi un'attenzione a scoprire il potenziale di questa moneta o ancora il potenziale dei nuovi collezionisti. Il concetto di nuovi collezionisti è molto importante, soprattutto nel momento in cui si parla di innovazione, perché questi nuovi collezionisti nascono 3.0, sono probabilmente figli di magnati o di grandi collezionisti, o sono comunque giovani che approcciano al mondo dell'arte e lo fanno con la loro visione del futuro. E nel futuro le tecnologie sono parte integrante. Altro risultato interessante e concreto è stato quello che riguardava un'opera di Andy Warhol, le 14 piccole sedie elettriche del 1980, bandita dalla piattaforma Mecenas in collaborazione con la criptogalleria d'arte Dadiani Syndicate, che ha visto la selezione di 100 collezionisti su una base di 800 richieste che hanno coinvolto 56 paesi, per la maggior parte dell'Asia e dell'Europa, che si trovano sempre in linea e molto attenti alle nuove tendenze. È stata posta in asta il 49% della proprietà dell'opera, per un valore di 5,6 milioni di dollari. L'asta ha chiuso dopo 4 settimane, 2 prima della scadenza prevista, registrando 34 offerte per una raccolta totale di 1,7 milioni di dollari, per il 31,5% di proprietà dell'opera. Le criptomonete permettono un concetto di tokenizzazione dell'opera. Cosa significa? È la sua suddivisione in microparti con dei microattestati di proprietà a più persone, rendendo così un concetto che è vicino alla cartolarizzazione nella finanza. Prendiamo un grande investimento, in questo caso una grande opera, la suddividiamo in piccole parti e vendiamo queste piccole parti a più persone. Tanto che in questa occasione sono stati acquistati dei certificati di proprietà denominati ART, emessi da Mecenas su base Bitcoin ed Ethereum, che sono le piattaforme che alla base permettono la tokenizzazione, quindi la divisione relativa a creazione di questi certificati di proprietà. Proprio su questo motivo si sposta quindi l'attenzione sul dibattito su come la tecnologia e su come questi aspetti prettamente
prettamente tecnici e soprattutto prettamente finanziari o comunque associabili alla finanza possono in qualche modo creare un danno a quello che è il mercato tradizionale o comunque possano destabilizzarlo o creare una perdita di fiducia, una perdita di emozione che oggi tanto è protagonista in una fase d'acquisto di un'opera. Sono sempre più le opere che vengono acquistate e poi conservate in caveau e spesso da lì non si muovono più anche nei futuri passaggi di proprietà. Quello è un aspetto del mercato dell'arte e un aspetto oggi concreto anche di quello tradizionale. In questo caso invece si vuole andare dietro e far sì che questo spostamento dei beni sia ancora di più esclusivamente virtuale ed esclusivamente digitale. Il problema si porrà sicuramente nel momento in cui questo mercato dovrà essere in qualche modo normato e capire dove sta l'opera, chi è il proprietario e quali responsabilità sono ad esso legate. Ovviamente tutto questo presuppone anche la presenza e la nascita di nuovi player che non fanno parte di quel mercato tradizionale, salvo che questi ovviamente non decidano di approcciare a questo nuovo mercato, ma tuttavia questo mercato non regolamentato vale per tutti quanti. Questa è una grande preoccupazione. Ovviamente dall'altro lato ci sono anche gli interessi per acquisire nuovi collezionisti o un mercato molto liquido in questo momento, soprattutto se pensiamo anche all'acquisizione di grandi capolavori. Questa potrebbe essere una grande occasione. Ora il dubbio principale se questo potrebbe essere la nascita di un duopolio, di un nuovo mercato, da un lato quello tradizionale, dall'altro questo nuovo, non regolamentato o comunque non riconosciuto. Vedremo un po' che cosa succederà. Certo è che anche qui la tecnologia, ma soprattutto l'innovazione, porta a dei cambiamenti e anche il mondo dell'arte non può stare a guardare.